Nel precedente episodio abbiamo visto le azioni, oggi vedremo le obbligazioni. Diversamente dalle azioni, che praticamente la società quota la propria società in borsa per ottenere dei finanziamenti o della liquidità, anche in questo caso sono ovviamente una funzione che hanno le società o addirittura un governo per ricevere questo finanziamento. Ma perché allora si comprano? Per il semplice fatto che dovete vederlo come la classica mutuo in banca. Voi chiedete un prestito e dovrete ripagare questo debito che avete con la banca in tot il tempo che voi avete prefissato con la percentuale che avete prefissato. Stessa cosa sono le obbligazioni, ma al contrario sarete voi che acquistate queste obbligazioni da questo ente, azienda o governo, e che dovrà darvi delle percentuali annue oppure alla scadenza della data prefissata. Possono essere le obbligazioni di tipo aziendale o governative. Cosa vuol dire? Come hanno detto, le aziende cercano di emettere queste obbligazioni per ricevere dei fondi per iniziare a investire e andare a fare i lavori all'interno della società per migliorarla. Caso contrario, invece, perché allora un governo dovrebbe emettere delle obbligazioni? Per il semplice fatto che, come fa l'azienda, fa la stessa cosa per il governo o la nazione in questione. Il governo emette delle obbligazioni per avere dei fondi per andare a poi investire in infrastrutture, sicurezza per il paese e miliardi di cose che comunque può fare un governo o un paese per migliorare la sua situazione. Come detto prima, c'è un tasso di interesse che gli investitori vogliono da queste obbligazioni. Quando noi andiamo a acquistare un'obbligazione, vedrete che praticamente c'è un grafico, una percentuale che fluttua. In base al periodo in cui voi lo acquistate, avrà un certo tasso di interesse, ossia una percentuale. Successivamente, dopo che avrete acquistato questa obbligazione, ci saranno due valori da tenere in considerazione. Il valore nominale dell'azione, che può andare sopra 100 e sotto 100. Cosa vuol dire? Quando voi acquistate un'obbligazione, indipendentemente se lo pagate sopra 100 o sotto 100, alla scadenza di questa obbligazione vi verrà restituito 100. Se io l'ho pagata, ad esempio, 110 l'1 gennaio 2024, alla scadenza l'1 febbraio 2024, anche se io l'ho pagata 110, o l'ho pagata 120, o l'ho pagata 70, 80, 60, riceverò 100 euro, indipendentemente dal prezzo che l'ho acquistate. Ma allora perché c'è questo sopra 100 o sotto 100? Per il semplice fatto che dipende ovviamente da quante persone, da quanto è la domanda e da quanto è l'offerta di questo determinato titolo obbligazionario. E allora dirai, non ha senso che io investo 110, se mi scade fra un mese mi dà 100. Certo, infatti dovete fare molta attenzione a questi casi, ma succede principalmente quando si vuole speculare in generale sulle obbligazioni. Quindi cosa succede? Che oltre ad avere quella percentuale di tasso di interesse che vi deve quell'ente, potete giocarvi questo prezzo ricordandovi che se lo pagate meno di 100 e magari scade fra poco, non è troppo rischioso perché sai che con la scadenza riceverai quel tot. Perché ovviamente vi danno un tasso di interesse, o se vi danno una cedola concordata all'acquisto, ovviamente ogni obbligazione ha la sua cedola già prefissata, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, una volta all'anno o addirittura alla scadenza di questa obbligazione. E principalmente quando un'obbligazione ha una buona percentuale di tasso di interesse e quindi anche successivamente anche una buona cedola, aumenta di prezzo o si va sopra 100 questa obbligazione. E allora dirai, è raro che va sotto 100. No, non è raro, per la semplice questione che dipende anche da quanto questa azienda o questo governo riesce a pagare questo debito agli obbligazionisti. Perché succede non troppo spesso, però comunque succede che c'è un rischio anche all'interno delle obbligazioni. Investire in obbligazioni bisogna ricordarsi che ogni ente o emittente di questa obbligazione può fallire in qualsiasi momento. Detto così un po' tragica. Se ad esempio io compro titoli di Stato italiani e magari durante l'anno questo Stato, ad esempio l'Italia, mi dovrebbe pagare questa cedola, ci sono alcune volte in cui l'Italia non riesce a pagare questo debito e quindi questo ente
ha un certo rating in base a quanto questa azienda o governo riesce a pagare questo tasso di interesse all'obbligazionista. Più alto ovviamente questo rating, che però principalmente bisogna guardare su siti esterni, non su dove avete acquistato l'obbligazione, più alto questo punteggio, più l'emittente siamo sicuri che riuscirà a pagare questo debito che avrà verso i nostri confronti. Le obbligazioni sono più difficili a dirsi che a farsi, sono molto più semplici di qualsiasi altro investimento. Quindi quando si acquistano, come abbiamo detto prima, c'è un rischio in base all'emittente che non riesce a pagare questo debito e può sia saltare la cedola che non pagare questo debito che ha verso i nostri confronti alla scadenza. Caso ancora più grave, quando fallisce, ad esempio classico Venezuela, Argentina, avevano delle obbligazioni ma sono falliti i governi e quindi tu perdi qualsiasi cosa che tu hai investito. Stessa cosa succede ovviamente con le obbligazioni di un'azienda. Quando l'azienda va in bancarotta o fallisce, avete perso le vostre obbligazioni. Le obbligazioni sono difficili da capire sinceramente all'inizio, particolarmente. È più semplice capire le azioni che devono soltanto dare una piccola percentuale di dividendo e bisogna aspettare soltanto il sovrapprezzamento di questa azione. Le obbligazioni è proprio un mondo a parte. Quindi i miei consigli sono: investire in obbligazioni ha senso quando voi avete praticamente delle spese che siete sicuri che avrete tra un tot. Nel senso, come abbiamo detto nell'altro video del fondo d'emergenza, è utile avere questa parte in queste piattaforme che danno magari delle piccole remunerazioni o in generale sulla vostra liquidità. Piuttosto di tenerla ferma, ha senso comprare delle obbligazioni. Ovviamente spetta a ognuno di noi comprare delle obbligazioni in base a quanto è il prezzo che io vado a comprarle, quanto è il tasso di interesse / cedola che l'emittente mi dà e quando scade questa obbligazione. Sì, va bene, te lo dico. Nello specifico io farei una cosa: quando ci sono obbligazioni che durano magari 20, 30, 10 anni, io consiglierei di non guardare il prezzo, se anche costa 105, 106, che è comunque un buon prezzo, ma un tasso di interesse abbastanza elevato, tipo ad esempio, non so, un 4%, un 5%, indipendentemente da quanto è il prezzo, se le obbligazioni sono a scadenza lunga, 10, 20, 30, 40 anni, non guarderei troppo il prezzo. Ovviamente se va dai 110, 120, lasciare un attimino stare. Ovviamente valutate voi le vostre considerazioni. Guarderei soltanto il tasso di interesse che mi dà, perché se mi dà un 4%, un 4,5%, 5%, in alcuni casi anche il 6%, il 7% in alcune aziende, è sicuramente molto conveniente in questo caso. Se invece non volete tenere quell'obbligazione per troppo tempo, ad esempio la volete tenere soltanto fra 1 anno, 2 anni o 3 anni, allora cosa farei? Quando andate a cercare l'obbligazione all'interno del vostro broker, scegliete la scadenza e guardate quando è che vi serve quella determinata liquidità per avere una piccola remunerazione. Quindi cosa fate? Se sapete che fra 1 anno, 2 anni, 3 anni o 4 anni vi serve quella liquidità, scegliete soltanto l'opzione scadenza tra 1 anno, tra 2 anni o tra 3 anni o 4 anni. Semplicissimo. Andate a vedere, ovviamente guardate in generale se sono aziende o sono governi. Quando si parla di governi, principalmente sono risk free le obbligazioni, che è difficile che uno Stato in generale faccia default, ossia default è quando crolla, addio Italia, ricominciamo da zero e si riparte da zero. Non è proprio così, però il succo del discorso è questo. Quindi in base alla scadenza inserite la vostra liquidità, scegliete la percentuale, governo o azienda, basta, semplicissimo. E ovviamente fate attenzione al prezzo. Consiglio mio personale: i prezzi di solito quando scadono a breve potrebbero avere molto principalmente un prezzo tra i 96 e i 102. Quindi comprarlo anche a 98, c'è da ricordarsi che alla scadenza avrete anche quel 2% dato dalla plusvalenza che ha realizzato questa differenza fra 98 e 100. Se invece l'ho comprato a 96 avrete quel 4%. Principalmente comunque non troverete mai obbligazioni che sono quotate con questa differenza tra 96 e 100
in obbligazioni che scadono fra l'1 e i 2 annetti. Negli ultimi 6 mesi magari lo troverete a 99,5, che comunque anche soltanto quella piccola differenza di prezzo che andrete ad acquistare, ed è sicuramente tenere anche in considerazione, oltre al tasso di interesse che andrà a pagare l'emittente a voi. Obbligazioni sono abbastanza difficili, però principalmente questo, più in linea teorica. Poi la prima volta che le comprate, la seconda volta è una cagata, semplicissimo. Quindi ha senso tenere delle obbligazioni? Sì, assolutamente, perché se avete della liquidità e volete non soltanto investire in azioni perché dite cavolo, io ho quell'obiettivo che voglio raggiungere fra 3-4 anni, ma secondo me le azioni è troppo rischioso quei 3-4 anni, valuterei ad esempio, anche se avete già un bel numero di azioni, magari per raggiungere e finalizzare i vostri obiettivi, magari comprare dei titoli di Stato o aziende comunque si sa che crescono nel tempo, e in base al rating che hanno questi sia governi che aziende, andare a investire un tot di capitale e comprare delle obbligazioni. Quindi magari non rendere quel 7-8% che mi possono dare le azioni, ma che possono fluttuare anche di tanto all'interno dell'anno, mentre 7-8% è la percentuale media negli ultimi 150 anni che ha avuto magari l'S&P 500, e quindi magari comprare dei titoli obbligazionari ha sicuramente senso per tutti coloro che vogliono diminuire il loro rischio, sempre ricordandosi però che magari l'emittente può fallire. Basta. È raro il caso che l'emittente fallisca, ma è giusto ricordarsi che esiste questo imprevisto. Detto ciò, ciao e alla prossima!